Ciao a tutti, bentornati su Vivi con Letizia. Alle finestre io ho le zanzariere, nel corso del tempo in qualcuna si sono formati dei piccoli strappi. Non sapevo che ci fosse un prodotto apposta per riparare gli strappi nelle zanzariere, l'ho scoperto per caso l'altro giorno andando in un negozio di brico. So benissimo che fra di voi ci sono un sacco di geni che già lo sapevano, ce lo dovevano dire prima, ma se volete lasciare commenti acidi. Io mi rivolgo con questo video tutorial a tutte quelle persone che come me non lo sapevano, vi faccio vedere come ho fatto io, vi faccio vedere anche come ho fatto per pulirle. I rumori che sentite in sottofondo purtroppo sono quelli di lavori che stanno facendo al piano di sotto e quindi mi dispiace se sentite del baccano. Lasciatemi i vostri commenti sotto al video, fatemi sapere se voi conoscevate già questa soluzione oppure no. Io vi aspetto anche su Vivi con Letizia naturalmente, Vivi con Letizia Viaggi e Vivi con Letizia il gruppo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ho le zanzariere alle finestre e quando mi si sono formati dei piccoli tagli li avevo sempre tenuti insieme malamente con dei pezzi di scotch, cosa che magari finora avete sempre fatto anche voi. L'altro giorno in un negozio di brico, passando proprio nel reparto delle zanzariere, ho scoperto per caso questa specie di scotch per poterle riparare e questa rete ricorda proprio quella delle zanzariere. Da una parte c'è la rete, dall'altra è adesivo. Riparare le zanzariere con una toppa non è che mi piaccia molto come soluzione perché comunque si vede sempre la toppa. Diciamo che è un'ottima soluzione se magari per qualsiasi motivo non vogliamo sostituire le zanzariere oppure se dobbiamo fare riparazioni di pezzettini di strappi piccolini oppure se la zanzariera è nuova, come è successo a me, praticamente una zanzariera nuova di pacca che ha un taglio trasversale, quindi non è proprio il massimo a livello estetico, ma sicuramente è molto meglio che rattopparle utilizzando dello scotch. Oltre allo scotch per zanzariere, l'altro giorno ho scoperto che esiste anche questo aggeggino che serve proprio per pulire le zanzariere. Come vedete ricorda quella spazzola che si usa per pulire i vetri, da una parte ha la spugna, adesso magari lo vedete un po' sporco perché io l'ho già usato, dall'altra parte ha questa rotellina che si passa sulle zanzariere e pulisce alla perfezione tutti i buchini. Per pulirle io ho usato questo spruzzino, uno spruzzino antibatterico che ho fatto io e potete trovare la ricetta che ho pubblicato ieri su Vivi con Letizia naturalmente. Comunque vi lascio il link sia nella i, quindi cliccate la i che vedete sopra il video, oppure trovate il link anche nella descrizione sotto a questo video. Prima di applicare lo scotch per riparare lo strappo, le zanzariere vanno pulite. Molto efficace spruzzarlo sulla spugna, anche perché spruzzandolo direttamente sulla zanzariera non rimane, cioè passa oltre, quindi rischiate di innaffiare quelli che stanno passando sotto. Passare la spugna sulla zanzariera e poi subito dopo usare usare la rotellina per pulire proprio bene tutti i buchini. Applicare poi lo scotch è molto semplice. Basta prendere la misura dello strappo, tagliare un pezzo di scotch per zanzariere un pochino più grande dello strappo e poi applicarlo. Io ho cercato di applicarlo seguendo la trama della zanzariera, poi vedrete che probabilmente i quadrettini non combaceranno alla perfezione. Questa invece è la zanzariera della mia porta finestra che pochissimi giorni dopo averla sostituita si è lacerata in questo modo, ancora dobbiamo capire perché, quindi ho cercato di rattopparla il meglio possibile seguendo il taglio in diagonale all'esterno. In questo caso sono riuscita a mettere anche un lungo pezzo direttamente in diagonale.